Oh, rieccoci, terza puntata di Storia a ritroso del mobile. In questa puntata parliamo del mobile dell'Ottocento, ma attenzione perché a un certo punto comparirà anche questo simpaticissimo oggetto che conoscete tutti, ovvero la gruccia. Bene, la gruccia sarà una piccola rivoluzione nella storia dell'arredamento. Vai! Fare una storia del mobile dell'Ottocento è una cosa molto difficile, soprattutto perché nell'Ottocento coesistono un numero incredibile di stili completamente diversi tra di loro. Alcuni sono ereditati dal Settecento, in particolare dal neoclassico, altri invece sono già proiettati nel Novecento e quindi nella modernità. Per capirci qualche cosa, come al solito, facciamo un giro per l'Europa. Iniziamo dalla Francia. In Francia c'è Napoleone Bonaparte che nel 1801 ultima la sua campagna d'Egitto. Ora, la campagna d'Egitto per Napoleone non è esattamente un figurone, se ne torna infatti con la coda tra le gambe in Francia. Attenzione, riesce comunque a utilizzare questa campagna d'Egitto per i suoi scopi politici e soprattutto per la sua propaganda politica. Se la campagna d'Egitto è stata una disfatta dal punto di vista militare, non lo è stato dal punto di vista culturale e intellettuale. Napoleone infatti in Egitto si è portato dietro il fior degli intellettuali francesi dell'epoca, tra l'altro comandati dal matematico Fourier. Grazie a questi intellettuali riesce a scoprire quindi l'antico Egitto come lo conosciamo oggi. Ora, cosa succede? Che ovviamente qualche anno dopo Napoleone diventa imperatore e siccome non è esattamente il più modesto degli esseri umani, che cosa fa? Inizia ad atteggiarsi da grande imperatore del passato. Cosa succede quindi ai suoi mobili? Succede che iniziano a essere decorati come se provenissero dall'antica Roma o dall'antico Egitto. Nasce così il non proprio leggerissimo stile impero. La Francia di inizio Ottocento ovviamente è anche la Francia del direttorio. Dello stile direttorio e di cosa succede in quegli anni ne abbiamo parlato in un video specifico di cui vi lasciamo qui il link in descrizione. Facciamo un salto in Inghilterra. L'Inghilterra dell'Ottocento ovviamente è l'Inghilterra della regina Vittoria. Inizia l'era vittoriana e nasce anche lo stile vittoriano. Lo stile vittoriano, che è uno stile caratterizzato per essere particolarmente sobrio, soprattutto se paragonato a quello delle altre monarchie europee di quegli anni, bene, lo stile vittoriano ha anche un'altra caratteristica: assomiglia in tutto e per tutto alle linee politiche adottate dalla regina Vittoria. È infatti uno stile che riesce a contenere in se stesso, non si sa neanche bene come, una moltitudine di culture e di stili completamente diversi provenienti da tutto il mondo. Proviamo a fare un esempio. Sono quelli gli anni in cui William Morris tira calci col suo Art and Craft. Bene, cosa succede? Che anche l'Art and Craft verrà perfettamente assimilato dallo stile vittoriano, tanto che molte tappezzerie di Morris finiranno proprio su mobili in questo stile. Altro esempio, l'Inghilterra in quegli anni colonizza l'est asiatico e gli inglesi maturano una passione viscerale per il mondo giapponese. Anche questa passione sarà assecondata dallo stile vittoriano. Non solo, lo stile vittoriano asseconderà anche un'altra grande passione degli inglesi, ovvero il colonialismo. Nasce infatti una variante dello stile vittoriano capace di recepire i materiali, i linguaggi, i codici provenienti dal Commonwealth britannico. Nasce quindi appunto lo stile coloniale. Altra cosa molto importante, gli inglesi allora come oggi sentono la necessità impellente di dichiarare al mondo che sono sì europei, sì, ma fino a un certo punto. Quindi cosa succede? Che mentre le altre monarchie cercano le loro origini culturali e estetiche nell'antica Grecia e nell'antica Roma, gli inglesi no, gli inglesi iniziano a cercarle in un altro stile, ovvero nel gotico. Nasce il Gothic Revival. Anche il Gothic Revival sarà perfettamente digerito dall'era vittoriana. Nella puntata precedente ricorderete che abbiamo detto che la figura del designer in realtà è una figura che esiste da sempre nella storia dell'arredamento e a tal proposito è importante precisare che la regina Vittoria durante il suo regno si accompagna a un vero e proprio direttore artistico. Lui si chiama Henry Cole e ha due grossi meriti. Il primo merito è quello di aver convinto la regina Vittoria e il suo marito Alberto a realizzare un enorme edificio al centro di Londra in cui contenere gli oggetti provenienti da tutto il mondo, in particolare dal Commonwealth britannico. Bene, nasce quindi la Mecca per tutti quelli che si occupano di design e di cultura materiale. Nasce il Victoria and Albert Museum di Londra. Altro grande contributo di Henry Cole è quello di aver capito e di aver dato importanza al fenomeno della rivoluzione industriale e infatti lui a organizzare la prima esposizione internazionale, quella del 1851, quella che si tiene in un edificio gigante che sembra praticamente una serra e infatti fu progettato da un vero e proprio giardiniere. Lui è Joseph Paxton. L'edificio in questione è il Crystal Palace, che è riconosciuto unanimemente come il primo edificio dell'era moderna.
Passiamo adesso all'Italia. In Italia la situazione è un po' complicata, è difficile trovare uno stile del mobile italiano per il semplice motivo che non esiste ancora l'Italia. L'Italia nasce nel 1861 e succede una cosa molto simpatica, perché? Perché fatta l'Italia andavano fatti gli italiani e agli italiani andava dato uno stile italiano. Ovviamente questo stile italiano andava praticamente inventato da capo, possibilmente facendo riferimento alle glorie del passato. Ora, la cosa più logica sarebbe stata quella di ispirarsi all'antica Roma. Il problema è che l'antica Roma di quegli anni è nello specifico Pompei, e Pompei è stata scoperta dalla concorrenza, ovvero dai Borbone. Quindi che cosa si fa? Si decide di trovare le origini dello stile italiano da un'altra parte, ovviamente nel Rinascimento e nel Romanico. Gli architetti e designer dell'epoca iniziano a declinare questi stili dando vita al fenomeno dell'eclettismo storicistico, fenomeno che nascerà principalmente dall'architettura ma si riverserà anche nell'arredamento e sulla costruzione del mobile. Spostiamoci quindi nell'impero austro-ungarico. Qui regna una principessa molto particolare. Lei è Elisabetta di Baviera, per le amiche Sissi. Sissi avrà un ruolo fondamentale nell'evoluzione degli stili, soprattutto legati all'aristocrazia, per un motivo molto semplice: è particolarmente insofferente alla vita aristocratica, quindi è insofferente anche agli arredi degli aristocratici. Preferisce invece uno stile dell'arredamento più semplice e più pacato, uno stile che esiste già nella società austro-ungarica e che si chiama stile Biedermeier. Tenetevi forte perché lo stile Biedermeier è uno stile sorprendente. Innanzitutto è uno stile che evolve in realtà dal neoclassico, solo che rispetto al neoclassico è caratterizzato praticamente dall'assenza di decori, il che ovviamente lo rende anche più economico e quindi più accessibile alle tasche della media borghesia. Tutto questo contribuisce a farlo diffondere in tutta la Mitteleuropa, nell'impero austro-ungarico e ovviamente anche nell'Italia austro-ungarica dell'epoca. A guardare bene lo stile Biedermeier si capisce che è un'evoluzione dello stile neoclassico, ma è anche caratterizzato da linee piuttosto strane, molto enfatizzate e a tratti goffe. Queste caratteristiche piaceranno molto a alcuni designer della seconda metà del Novecento, tra cui in particolare Ettore Sottsass, che era cresciuto proprio nelle terre dell'ex impero austro-ungarico. Altra sorpresa dello stile Biedermeier è che in realtà è lo stile con cui nasce il design come lo intendiamo oggi. Lo stile Biedermeier infatti è caratterizzato da linee curve con raggi di curvatura molto ampi. Sono perfetti questi raggi per essere realizzati attraverso una nuova tecnica brevettata da un ebanista di Boppard. Lui ovviamente, lo avrete capito, è il grande padre del design, ovvero Tonet. Sono in stile Biedermeier infatti i primi oggetti realizzati da Tonet utilizzando la tecnica della curvatura a vapore del legno. Bene, per questa puntata è tutto, ma non prima di avervi raccontato la storia della gruccia. Bene, dovete sapere che agli inizi dell'Ottocento succede una cosa molto interessante nella storia della moda. Succede infatti che gli abiti della media borghesia iniziano a essere sempre più leggeri e sempre meno voluminosi, soprattutto se paragonati a quelli ingombrantissimi dell'aristocrazia. Vista questa tendenza, a qualcuno viene un'idea geniale, ovvero di iniziare a tenere gli abiti appesi dentro a un mobile appositamente congegnato. Bene, per tenere appesi gli abiti ovviamente serve un attrezzo apposta, quell'attrezzo è la gruccia. Oh, bene, per questa puntata è tutto, fateci sapere se vi è piaciuta nei commenti, condividete, mettete mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale YouTube, magari attivando anche la campanella. Ciao!